Ciao, sono Mattia, nutrizionista e personal trainer di Be Harmonious. Le proteine sono tra i macronutrienti principali. Al corpo però, più che le proteine, interessano i mattoni che le compongono, gli amminoacidi. Vediamo di capire di più sul fabbisogno proteico, sui cibi contenenti le cosiddette proteine nobili e sugli amminoacidi essenziali. Vai! Il fabbisogno proteico quotidiano è di circa 0,7 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo per individui adulti in salute con livelli di attività fisica normali. Ho specificato la tipologia di individuo perché il fabbisogno varia a seconda dell'età, delle abitudini e della condizione del soggetto. Ad esempio, per uno sportivo che pratica regolarmente attività aerobica, i grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo salgono anche a 1,4, mentre un bodybuilder può superare i 2. Un individuo con caratteristiche per così dire normali, avente un peso di 70 kg, dovrà assumerne 49 grammi. Puoi osservare il calcolo da eseguire. Puoi controllare l'assunzione di tali livelli con delle applicazioni contacalorie. Io, ad esempio, uso Fat Secret. Esistono anche altri modi per effettuare queste valutazioni, ma questo fornisce una buona indicazione. Fin qui la valutazione è stata di tipo quantitativo, ora concentriamoci sulla qualità. Come ho detto in principio, per svolgere le proprie funzioni biologiche a te servono gli amminoacidi contenuti nelle proteine. Essi si distinguono in essenziali e non essenziali. I primi, al contrario dei secondi, non possono essere sintetizzati dall'organismo, quindi la loro presenza nella dieta è necessaria e costante. Gli amminoacidi essenziali sono 9: istidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, valina e triptofano. Qui entrano in gioco alcune definizioni, una di queste è quella di proteine nobili. Si tratta di quelle ricche di amminoacidi essenziali. Alimenti ricchi di amminoacidi essenziali sono la carne, il pesce, le uova, il latte e i derivati. Il mondo vegetale possiede degli alimenti contenenti buoni quantitativi di questi amminoacidi? Due esempi sono la soia e l'alga spirulina. Gli altri hanno una presenza limitata di amminoacidi essenziali. Il discorso è che per una buona sintesi proteica e per supportare il turnover delle proteine è necessario ci sia un equilibrio nelle quantità di questi amminoacidi. Quando uno o più di essi sono limitati, il corpo va a prendere dalle proprie cellule. Immagina di essere a casa e avere assolutamente bisogno di carta per appuntare qualcosa. Ti accorgi di non avere più fogli bianchi, hai due opzioni. Uscire di casa a comprare dei fogli o cercare dei fogli già usati nella tua abitazione. Il corpo fa la stessa cosa attingendo da componenti che reputa meno importanti, perché a differenza di quanto accade per carboidrati e grassi, non possiede depositi di stoccaggio per le proteine. E cosa reputa meno importante? Cellule danneggiate o tessuti secondari come quelli muscolari. Per evitare tutto ciò è importante introdurre quantitativi di amminoacidi essenziali durante la giornata. Non vuol dire mangiare a ogni pasto carne, pesce o uova, significa seguire una dieta varia ed equilibrata. È sufficiente raggiungere il fabbisogno proteico personale utilizzando alimenti contenenti proteine nobili durante un pasto della giornata. Infatti, anche se non esistono riserve proteiche nell'organismo, gli amminoacidi rimangono nel circolo sanguigno diverse ore dopo l'assorbimento e così esplicano i loro compiti. A questo punto potrebbe sorgere una domanda: vegetariani e vegani hanno maggiori difficoltà da questo punto di vista? Parlerò di questo nel prossimo video. Adesso, se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale e ricordati di attivare le notifiche per essere avvisato sui nuovi contenuti. Ciao!